Sono in arrivo tanti contenuti gratuiti per Total War Warhammer. In questo video Sguardo Matto vi parlo della maschera e di tutti i piccoli cambiamenti che accompagneranno Tides of Torment il 4 dicembre. Nel rispetto del vostro tempo, ecco a voi il troppo lungo non guardo. Pensato per darvi tutte le informazioni dritto al sodo, come piace a me. Slaanesh vede le sue tecnologie completamente rivisitate ed ampliate. Il grande gioco degli dei del caos vede nuovi effetti per il dio del piacere e dell'eccesso. N'Kari, invece, vede dei piccoli aggiustamenti alle sue dinamiche e tecnologie. E poi viene aggiunta la maschera di Slaanesh come nuovo lord leggendario che inizia in Lustria. Ha delle meccaniche uniche che riguardano proprio la sua maledizione della perpetua danza. Inoltre ci sono tanti altri piccoli cambiamenti ad altre fazioni del gioco base. Rimanete con me fino alla fine se questo troppo lungo non guardo non vi ha soddisfatti, perché entrerò di più nel dettaglio. In alternativa, grazie di aver cliccato sul teschio del tiranno, ricordatevi il like e la condivisione. La maschera di Slaanesh, lord leggendario gratuito che arriverà il 4 dicembre, è una demonetta maledetta alla danza eterna e questo si va a presentare direttamente nella sua meccanica di fazione. Tutti i suoi eserciti infatti potranno guadagnare ritmo, una nuova risorsa accumulabile e spendibile da questa troupe maledetta per sbloccare in maniera definitiva dei bonus di fazione. Infatti il concetto è molto semplice: i nostri eserciti devono ballare al ritmo di Slaanesh per assicurarsi una performance degna del Principe Oscuro. Ogni performance ha diverse opzioni selezionabili. La prima volta che arriveremo ad ogni threshold di accumulo di ritmo potremmo scegliere un nuovo effetto per il nostro esercito selezionato. Questi spettacoli da aggiungere al repertorio sono il ballo del dolore, la sinfonia dell'eccesso, il baccanale ardente, sbloccabile soltanto dopo aver eseguito ogni performance fino alla fine, ecco la danza finale. Ognuna di queste scelte ha anche delle particolarità che andranno a dettare il nostro stile di gioco con ogni esercito. Anche in questo caso non mi addentro troppo nei dettagli di ogni passiva, posso comunque garantirvi che fra abilità dell'esercito, bonus ad area, effetti dell'esercito, abbiamo una serie di scelte veramente interessanti che però riescono a mantenere un bilanciamento. Quindi ogni volta che sceglieremo una passiva, oltre un bonus, avremo anche un malus ad equilibrare il tutto. Abbiamo a disposizione sopra i nostri eserciti sia l'indicatore della performance in atto, sia quello del tempo o ritmo, a seconda di come la traduzione finale poi determinerà. In più abbiamo anche una comoda barra di fianco al ritratto del nostro lord. Dopo aver aggiunto ogni performance al repertorio, io credo che la cosa migliore da fare sia valutare con attenzione i primi due punti in questa barra, che sono i due primi stadi dell'accumulo di ritmo, che sono estremamente forti, mentre gli ultimi due, per quanto diano ai nostri eserciti dei tratti molto grossi, vanno a costare un sacco di devoti, che sono la risorsa classica della fazione di Slaanesh. Quindi dobbiamo stare molto attenti anche al cambio di performance. Fa parte del gioco infatti riuscire a sbloccare l'ultima abilità e dunque aggiungere al repertorio la suddetta performance, ma a un certo punto converrà ciclare consistentemente da una danza a un'altra. Ciò ovviamente ha delle ripercussioni dovute alla dissonanza. Essa avviene tutte le volte che cambiamo anche un passo di danza, una passiva, all'interno di una performance, ed è ancora più gravoso il malus quando cambiamo la performance dopo averla ultimata. Possiamo anche mantenerla, ma non vedo il senso, soprattutto finché non avremo il repertorio completamente sbloccato. Considerato anche che gli effetti che valgono su tutta la fazione del repertorio ampliato al massimo fanno molto gola e devono essere, secondo me, parte integrante del nostro gameplay durante la campagna. È un crescendo e siamo stimolati a seguire il percorso teatrale che la maschera di Slaanesh deve forzatamente, perché maledetta, seguire.
La maschera di Slaanesh è principalmente un lord di supporto che se la cava abbastanza bene in corpo a corpo contro la fanteria, certo, ma che principalmente va a potenziare le sue unità di fanteria. È molto specializzata verso le demonette, essendo lei stessa una demonetta. Ha anche dei bonus non da poco per carri e cavalleria, e possiamo potenziare ancora di più il suo attacco verso la fanteria. Le sue abilità danzanti comunque si autoescludono, possiamo avere soltanto un bonus attivo alla volta. L'ultimo tratto unico dà anche un potenziamento mica male e vigore infinito. Uno dei vantaggi della maschera di Slaanesh è che iniziamo con 2 culti già stabiliti e possiamo magari infischiarcene della lustria e farci un giretto altrove nel vecchio mondo, magari proliferando culti con le empie manifestazioni. Come vi ho accennato prima, le tecnologie della fazione demoniaca di Slaanesh sono state reworkate. Non in maniera netta, ma comunque con un'attenzione specifica al lato infrastrutturale e a quello militare, dando spazio nella prima tornata anche alle tecnologie relative al lord leggendario della fazione che abbiamo scelto. Quindi tutti e tre, compresa Decala di cui non vi posso parlare, hanno comunque nell'albero delle tecnologie, nella prima schermata, delle differenze che sono dipendenti anche dalle proprie meccaniche della fazione. La fazione demoniaca ha anche nuovi capisaldi. Tutte le colonie elfiche possono essere profanate e in più abbiamo con la maschera il caposaldo alla radura del re di Atelloren, il palco di Sirienvel. Un piccolo accorgimento relativo a Ankari è quello della persuasione del Lord, che non solo ora è presente in forma di dono una volta sconfitto, ma ci permette al costo di seguaci, con dei modificatori differenti, di acquisire non solo un esercito di un lord non leggendario, con una percentuale di trasformare le sue unità in guerrieri del caos, ma addirittura lo stesso lord come principe demone devoto a Slaanesh. Anche le sue tecnologie e le manifestazioni empie sono state modificate. Qui vedete che presento il tutto in inglese perché per un insieme di motivi alcune cose sono ancora in fase di sviluppo nella versione del gioco che sto utilizzando per portarvi in accesso anticipato tutte le informazioni su Tides of Torment. Parlando dei cambiamenti alle altre fazioni, finalmente i vampiri della costa possono attaccare dal mare. E non solo i vampiri della costa, perché questo attributo è stato concesso anche alla Norsca, ma non parliamo del rework della Norsca in questo video, e ad Alberic di Bordelot. Anche lui può finalmente attaccare dal mare. C'è un altro lord leggendario che può beneficiare dell'attacco dal mare ed è Lokir Cuore Nero. Parlando di Lokir, non è l'unica novità che lo riguarda. Il signore di Karonkar e della flotta di arche nere corsare adesso ha accesso a una meccanica di teletrasporto. Con tempo di ricarica può teletrasportarsi in un turno, quindi non istantaneamente, direttamente a un'arca nera, a prescindere da dove essa si trovi. Un altro cambiamento agli Elfi Oscuri è quello alla perniciosa Morati, la loro mammina, che adesso vede nelle sue infrastrutture dedicate al culto del piacere anche la possibilità di reclutare le nuove unità del DLC Tides of Torment relative a Slaanesh. E pensate un po', le novità non finiscono qui. Per ulteriori informazioni sui grossi cambiamenti alla Norsca vi invito a recuperare questo altro video che arriva in premiere. Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno anche questa volta. Sono out perché questo è quanto. Alla prossima!